Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di gennaio 2023. Abbiamo la carta della Luna. Cari amici della Vergine, la Luna parla di questioni dal passato che ritornano a galla. Possono essere questioni di tipo affettivo, possono essere persone che ritornano dal passato, possono essere delle paure, atteggiamenti, pensieri. C'è qualche cosa, insomma, diciamo con una vena nostalgica. La luna molte volte parla anche delle cose nascoste che vengono a galla. È una carta che parla di proiezioni e di cose che comunque sono illuminate solo per metà. La luna brilla di luce riflessa, quindi è illuminata per metà. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche il link che vi porta al video del corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023, quindi fine mese. In questo video spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri, quindi grazie a tutti quanti di cuore, insomma, per questo scambio di auguri. Bene, allora, partiamo con un 6 di spade, la carta della sacerdotessa, la papessa. Abbiamo il 6 di pentacoli, il fante di spade, abbiamo il papa, il 4 di spade, vediamo che altra carta. Ok, 6 di coppe e 6, un sacco di 6 devo dire. 6 di spade, 6 di pentacoli, 6 di coppe e 6 di bastoni. Il numero 6 è un numero di armonia comunque. Allora, partiamo con questo 6 di spade. 6 di spade è una carta che ricorda, diciamo, le questioni che si dovrebbero lasciare indietro e vedendo comunque la luna, può essere che per qualcuno, ci sia la necessità di affrontare certe questioni legate alla famiglia, legate al passato, proprio anche all'infanzia, cercando di, diciamo, aumentare la percezione di se stessi. Quando c'è la carta della sacerdotessa si tratta di ascoltare il proprio intuito. È una carta di forte canalizzazione, ed è anche una carta collegata ai sogni e alla, scusate, alla luna, e qui avete la luna, ed entrambe sono collegate al subconscio e a tutto quello che è il mondo onirico, quindi fate attenzione in questo periodo ai sogni che fate perché potrebbe esserci qualche indicazione del vostro subconscio che viene a galla. Il 6 di pentacoli mi dice che c'è bisogno, c'è la necessità, c'è la voglia. Uno degli obiettivi potrebbe essere in questo periodo quello di trovare un equilibrio tra il tempo che si dedica agli altri e il tempo che si dedica a se stessi, ovvero l'amore che si dà agli altri e l'amore che si dà a se stessi. C'è voglia di un equilibrio, di uno scambio equo. Per qualcuno si tratta proprio di non volersi più accontentare di certi tipi di atteggiamenti o non farsi più andar bene certi pensieri, certe credenze. Qui abbiamo il Papa è una carta di società fondamentalmente ed è una carta anche di contratti. Vi dirò, se so che questa è una lettura d'amore, però per qualcuno si potrebbe trattare di rinnovare o di ricalibrare qualche tipo di accordo. E comunque, essendoci il Papa, è come se o una persona arrivasse per trovare
un punto di incontro tra voi e un'altra persona o tra voi stessi, cioè se avete idee contrastanti riguardo a una certa questione, situazione o persona, potrebbe essere che questo papa, questa figura che arriva, vi in un certo senso illumini il cammino. Normalmente il papa è una guida spirituale, quindi si può trattare anche di un terapeuta o semplicemente di una persona, anche di una certa età, perché si tratta di una persona saggia, che in qualche modo vi aiuti ad andare verso questo 4 di spade, che è una carta di guarigione fondamentalmente. 4 di spade è una carta che indica la necessità di prendersi un tempo per riuscire a ricaricare le pile, anche se sapete che magari non è la cosa migliore in questo momento fermarvi o prendervi il tempo, sparire, insomma, però è necessario farlo e guardate poi come si finisce la stesa con un 6 di coppe e un 6 di bastoni. Sono due carte bellissime, sono carte di equilibrio, sono carte di successo, sono carte anche, anche il 6 di coppe parla di infanzia. È interessante perché, allora, abbiamo la carta della luna, che è una carta che ci ricorda il passato e le cose remote. E qui abbiamo una carta di allontanamento dal passato, inizio lettura, e una carta di equilibrio con il passato a fine lettura. Quindi vi dirò, è come se ci fosse una sorta di trasmutazione di qualche tipo di disequilibrio con una persona nello specifico che potrebbe essere questo fante di spade. Andiamo a vedere cosa riesco a dirvi di più con i mini tarocchi. Intanto vi dico che gli oroscopi del 2023 sono già tutti online e li trovate nelle playlist del canale. Allora, andiamo a vedere questo 6 di spade. Cinque di pentacoli, 4 di spade che avevate già qui e un 7 di spade, ragazzi. Allora, ho la sensazione che qui ci sia stata c'è una questione che a livello mentale è legata all'infanzia, è una questione di delusione. Quando c'è un 5 di pentacoli al contrario può anche essere una questione di codipendenza. Quindi se si tratta di smascherare le bugie che vi hanno raccontato durante l'infanzia, fondamentalmente, per quello che c'è bisogno di questo periodo di isolamento, di ritiro spirituale per guarire. Il 4 di spade è proprio una carta di ritiro spirituale, molte volte parla di ritirarsi come in un seminario, in una clinica, è proprio una questione di spostamento fisico, perché c'è bisogno di guarire certe dipendenze che possono avere a che fare con quello che avete acquisito voi nell'infanzia, cioè il come siete cresciuti. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Un 6 di pentacoli che si ripete, un 7 di bastoni e un 9 di bastoni al contrario. Allora, la sacerdotessa è una carta numero 2, una carta di equilibrio, anche qui avete un 6 di pentacoli che è una carta di equilibrio. Ho come la sensazione che siate nella necessità o stiate in questo periodo particolare cercando di difendere il vostro equilibrio, i vostri spazi, quello che è uno scambio. Può anche essere una trattativa commerciale, ma sento che per molte persone è una questione di gestione del tempo. Occhio perché con questo 9 di bastoni al contrario c'è stanchezza, ragazzi, e per qualcuno si fa fatica a delimitare i propri limiti. È per quello che c'è la sacerdotessa. Vi dicono un po' di ascoltarvi dentro, di, di ascoltare l'intuito, che cosa per voi è valido e che cosa non è valido, sia di quello che vi viene detto da questa persona, ma anche da questa persona. Cioè, dovete discernere con la vostra testa. Questo per me è intollerabile, allora alzo la barriera. Questo io non lo posso fare, non lo posso concepire, allora alzo la barriera e difendo le mie idee. Andiamo avanti, 6 di pentacoli. Abbiamo la forza del contrario. Eh sì, infatti, è come se qui ci fosse qualcuno che ehm,
Sì, perché sia la forza che il 4 di bastoni sono al contrario, come se non ci fosse una sorta di speranza, una sorta di sogno. È come se vedeste lontano la possibilità di avere una relazione in equilibrio o con questa persona o in generale se non avete proprio nessuno. E ho la sensazione che facciate fatica a far valere le vostre idee, a prendere posizione. All'interno delle relazioni in generale, non necessariamente romantiche. E se c'è un atteggiamento di codipendenza, ragazzi, questo è dovuto al fatto che ehm, appunto abbiate paura ad essere rifiutati, di conseguenza avete i limiti molto bassi. Andiamo a vedere il fante di spade. Mm. Il diavolo, queste sono troppe. È una questione di controllo qui. 5 di pentacoli al contrario, fante di spade, il diavolo al contrario, il 4 di pentacoli che normalmente è una carta di attaccamento. Sì, ho come la sensazione che qualcuno o stia tentando di controllare voi o siete voi che state tentando di controllare qualcuno. Ma considerata questa apertura lettura, direi che è qualcun altro che sta cercando di controllare voi. E può essere questo fante di spade. Io vi do qualche informazione sul fante di spade così magari voi potete identificare la persona. Normalmente il fante di spade è una persona ehm, con alte ideologie, con alti obiettivi, ok? Cioè a livello di idee, una persona entusiasta, con idee brillanti anche, però poi alla fine eh, non sa come mettere in pratica queste idee. È una persona di quelle che parla tanto, ma alla fine conclude poco. È una di quelle persone che a parlare è brava, ok? Che quindi è brava a manipolare le persone, a manipolare in realtà quando è al contrario, però comunque a incantare, ecco, diciamo così. È una figura brava a incantare le persone con le parole, però poi alla fine quando si tratta di appunto concretizzare, lì arrivano i problemi. E avendo anche il diavolo al contrario, ragazzi, sento che può essere una questione di controllo su qualcun altro. Ed è fortemente possibile perché abbiamo anche un 5 di pentacoli all'inizio. Andiamo a vedere questo papa. Andiamo a vedere chi è il terapeuta. La morte. E un 7 di pentacoli al contrario. È un po' come se vi dicessero che è ora di elevare la coscienza, di prendere consapevolezza di tutta questa realtà. Vi faccio presente che avete sia la papessa che il papa, che sono le due figure maschili e scusate, femminile e maschile per quello che riguarda il potere spirituale, il potere della connessione con il divino, della connessione anche con se stessi. Diciamo che il Papa canalizza i messaggi, se vogliamo, sì, dal cielo e li comunica alle masse, mentre io la sacerdotessa la sento più come una carta che riceve i messaggi dal proprio sé superiore. È più intima come energia quella della sacerdotessa. Si sono girate anche queste due carte e le prendiamo. Allora, qui il suggerimento è di prendere consapevolezza che c'è bisogno di fare un taglio, ragazzi. Qui abbiamo la morte, c'è bisogno di lasciarsi indietro o questa persona per stare meglio, o questo tipo di attitudine che si vedeva qui con il 6 di spade. Sta di fatto che la necessità di tagliare con qualche cosa è imminente. Abbiamo anche un 7 di pentacoli al contrario. Sento che qualcuno è proprio stufo di una certa situazione. E qui con il 4 di spade spiegato dal sole e dall'8 di bastoni, che sono due carte bellissime, con una forte energia, io sento che verso metà gennaio andrete in qualche modo a curare quello che è il vostro bambino interiore. Questo taglio, questa presa di consapevolezza vi darà la possibilità di iniziare un processo di guarigione che vi dirò non sarà poi neanche così lento,
perché quando c'è l'otto di bastoni le cose sono tutte molto 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 veloci e difatti poi qui arriviamo a un bellissimo 6 di coppe, andiamo a vedere 6 di coppe. Diamanti! Wow, finisce benissimo la stesa, ragazzi. Regina di coppe, cavaliere di spade e cavaliere di pentacoli. Al contrario, ragazzi, io sento tanto amore alla fine della stesa, tanta guarigione, la presa di consapevolezza, il dire ok, io sono così, a me serve questo. Quello che prima qui non pensavate fosse possibile o facevate fatica a capire come gestire, qui, grazie all'intervento di questa persona, che può essere, ripeto, una chiacchiera fatta con un amico, non necessariamente deve essere un percorso iniziato con uno psicoterapeuta, magari sì, però non necessariamente. Comunque, ragazzi, io alla fine del periodo vedo un 6 di coppe, vedo la carta degli amanti, vedo tanto amore, insomma, equilibrio, determinazione, ok? Il fatto che, insomma, avere questi due cavalli è un po' contraddittorio in realtà, perché il cavallo più lento del mazzo è questo ed è girato al contrario, quindi indica proprio uno stop, un fermo, mentre il cavaliere di spade è il cavallo più veloce del mazzo ed indica una persona che va avanti addirittura controvento, quindi rompe certi schemi, no? E qui ho come l'impressione che si stia facendo un certo di lavoro, un certo lavoro mentale molto veloce, ma a livello pratico, ragazzi, ancora si debba mettere in atto questo equilibrio, questo 6 di pentacoli. Ma già il fatto che prendiate consapevolezza a livello mentale e capiate certe cose vi darà la possibilità di sentirvi più in armonia o con voi stessi o con l'altra persona o in generale nelle relazioni. Però sento che sarà abbastanza importante l'incontro con questo Papa. Vi darà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Allora, se per caso aveste qualcuno, diciamo lontano, ragazzi, potrebbe essere con questa luna che ci sia diciamo un riavvicinamento, ehm, perché comunque c'è qualche cosa qua che ha creato delusione, qualche cosa che ha ferito nel passato, ok? E questa zona della lettura non è proprio leggera, diciamo così. C'è comunque bisogno di tagliare con qualche attitudine, oppure se fosse di lasciarsi indietro questo tipo di delusione o di bugia che è stata raccontata. Allora ragazzi, l'otto di bastoni è una carta di grande comunicazione. Qui c'è bisogno di parlare con l'altro. Quando c'è il sole, indica sempre un'energia di purezza. Se ci fate caso, il bambino è raffigurato nudo. Questo vuol dire che avete come la necessità di mettervi a nudo con l'altro e l'altro nei vostri confronti e creare un certo tipo di comunicazione che sia più fluida, che sia guaritrice. Cioè una comunicazione dove non si urla, si comunica, si dice io ho queste carenze, come possiamo così, venirci incontro? E l'altro anche vi dice io ho queste carenze, come puoi venirmi incontro? Andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli. Wow! Non volevo dirlo, però adesso sì lo dico. Anime gemelle, anzi, fiamme gemelle. E qui abbiamo un 4 di bastoni, ragazzi, abbiamo un 6 di pentacoli, abbiamo un altro 6 di pentacoli, abbiamo la carta del 6 di coppe, abbiamo la carta degli amanti. Allora, questa carta in sé parla di un bilanciamento della dualità, quindi quello che è la guarigione. Anche la sacerdotessa parla della dualità, di un'unione, di un completarsi l'un l'altro. E qui lo vedo, qui attraverso la comunicazione, il mettersi a nudo, si avvierà un processo di guarigione all'interno della relazione, piuttosto che all'interno di voi stessi, eh. Può anche essere che magari appunto parlando con l'altra persona vi siano chiare certe sfaccettature, certe sfumature che prima non vedevate e che di conseguenza si veda, si inizia a vedere la cosa in modo
più armonioso, più equilibrato. Tenete presente che il 6 di bastoni è la carta del successo, della vittoria, del riconoscimento. Andiamo a vedere un ultimo oracolo con questi oracoli. Andiamo a vedere ancora una carta per gli amici della Vergine. Separazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner e in effetti ce lo vediamo perché abbiamo il 4 di spade qui e il 4 di spade qui. Come anche un 6 di spade. 6 di spade anche parla di un allontanamento di tipo fisico molte volte, non solo mentale. Quindi può essere tranquillamente, ragazzi, che qualcuno si prenda un fine settimana, una settimana o che semplicemente faccia quel corso, quel ritiro di cui vi parlavo prima, lontano dalla persona di interesse, e che questo possa comunque essere un valore aggiunto, perché quando si è lontani per un periodo da una persona alla quale si è fortemente legati, con la quale magari c'è qualche tipo di attrito, dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Io vedo che ci sarà comunque una guarigione, quindi se arriva il periodo di separazione state tranquilli. Se per caso non vi sentite per un tempo, non vi preoccupate perché siete in fase di metabolizzazione. Però io sento che alla fine di gennaio arriva l'equilibrio, arriva l'amore. C'è anche una regina di coppe, ok? Quindi si parla di forti emozioni. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio d'anno splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!